Marco Malgare a Ice Yacht. Io ho incontrato Ice Yacht nel lontano, 14 anni fa, 2012, quando cercavo un 60 piedi usato. Avevo individuato nel Felci 61 la barca più adatta alle mie esigenze. Erano state costruite dal cantiere CNI 2000 di Salvirola 8 unità di questa barca, ma non ne trovavo nessuna usata perché gli armatori erano tutti così contenti della barca e quindi non la vendevano. Allora, a furia di parlare con Umberto Felci, che è il progettista, e i proprietari del cantiere CNI 2000, ho deciso di fare un fitto d'azienda. Quindi affittare CNI 2000, costruirmi la mia prima barca, che era il Felci 61 con circa il 60% di modifiche. L'ho rinominato AI 62, e ICE perché era una società che io avevo in passato e avevo questo brand registrato a mio nome. La barca rispetto al Felci 61 aveva un bordo libero di 9 cm più alto e 20 cm di baglio più largo. E lì è nato il primo ICE, che era l'ICE 62. Pian pianino mi sono appassionato sempre di più a questo mondo ed è iniziata l'avventura di Ice Yacht, sviluppando tutta una serie di barche sempre più diversificate e fino ad arrivare ai tempi ad oggi in cui stiamo per mettere in acqua il nostro primo ICE 80. Per un produttore ritengo che sia molto importante che chi sviluppa le barche, in questo caso sono soprattutto io, vada in barca e vada tanto in barca e riesca a capire le differenze tra i vari accessori che montiamo, tra le varie soluzioni di adattamento che vengono fatte, perché la mia idea di barca a vela è di fare una barca per easy sailing, quindi in cui col minimo sforzo possibile riesci a ottenere delle ottime prestazioni e riesci assolutamente a goderti il più possibile questa cosa bellissima che è andare a barca a vela e il mare. Quindi io personalmente sviluppo tantissime soluzioni, le provo personalmente e poi vedo se funzionano, le passiamo alla produzione di serie. Quasi tutte le nostre barche hanno il trasto della randa elettrico, che è una cosa veramente che rende la vita molto più semplice e dà garanzie proprio anche di ulteriore sicurezza e di prestazioni della barca. Poi abbiamo tantissime cose che noi continuiamo a sviluppare e a ragionare sul tipo di bitte, il tipo di materiali che usiamo sul fondo per anti-skid, non anti-skid, e proprio dalla mia esperienza di velista, io vado in barca sia d'estate che d'inverno e partecipo a regate, vediamo di risolvere tantissimi problemi. Ad esempio oggi sull'ICE 80 ci siamo resi conto che il gavone dell'ancora è così profondo che se uno entra per fare qualcosa poi non riuscirà mai più ad uscire. Allora abbiamo inventato dei gradini che permettono un facile accesso e anche una facile risalita dalla barca. Recentemente ormai tutte le barche hanno queste delfiniere, abbiamo inserito una lampada in modo che quando tu sei in rada questa lampada, questo faro, illumini la catena e la prua della barca. Cioè tante piccole cose date proprio dall'esperienza quotidiana sulle nostre barche. Ice Yacht guarda al mercato che comunque sta chiedendo sempre più barche con volumi e spazi importanti. Diciamo che un 60 piedi di oggi è largo come un 70 piedi di 10 anni fa e ovviamente ha tantissimo volume in più. Però spesso questi volumi in più riducono tantissimo le prestazioni, soprattutto in alcune andature tipo la bolina. Noi abbiamo stimolato, spronato i progettisti con cui lavoriamo per riuscire a fare comunque delle barche con volume ma altamente performanti. Questo vuol dire che anche la serie cruising di Ice Yacht va veloce, anzi va velocissimo, e la versione race va ancora più veloce ovviamente, perché dove riusciamo a compensare questi volumi in più che il mercato ci chiede? Con la nostra altissima tecnologia, vuol dire infusione, possidica, carbonio, in cui riusciamo a fare delle barche con volume ma molto leggere e quindi riusciamo assolutamente a compensare questi spazi in più che il mercato ci chiede.
Il percorso che porta ICE Yacht a creare un nuovo modello è abbastanza semplice. Io mi affaccio al mercato, ascolto i nostri armatori, ascolto armatori di altri cantieri, cerco di capire, ascolto le mie esigenze personali e cerco di, perché io mi immedesimo sempre nell'armatore, e cerco di capire cosa serve in questo momento. Tante persone mi chiedono una barca con gli spazi di un 60-62 piedi, ma senza l'obbligo di avere una crew fissa a bordo. Allora abbiamo inventato il nostro nuovo AS 56 che vareremo a settembre-ottobre di quest'anno. È una barca anzitutto bellissima, è progettata dallo studio Felci di Yacht Design con diciamo, un'intromissione dell'ufficio tecnico del nostro cantiere. Quindi è bellissima, molto veloce e con tantissimo spazio, ha un baglio di 5,10 m, è una barca veramente con delle finiture incredibili e che darà tantissime soddisfazioni ai suoi armatori. E la cosa bella è che lo spazio interno è equivalente a quello di un 60-62 piedi moderno, quindi siamo riusciti a ottimizzare tantissimo con degli artifici, con delle ottimizzazioni, mettendo i serbatoi strutturali dell'acqua sotto al pavimento, insomma, da creare tantissimo spazio senza inficiare assolutamente le prestazioni, e direi che questa barca si farà molto notare nei prossimi anni sul mercato. Io sono molto fiero di poter dire che i nostri ICE Yacht, anche le versioni cruising, messe sui campi da regata, fanno la differenza. Oggi, se uno cerca un 50 piedi che può usare in crociere e può usare in regata con quasi garanzie di portarsi a casa la coppetta tutte le volte, c'è il nostro AS 52. L'anno scorso ha vinto anche il campionato d'altura, ha vinto la regata impegnativa Palermo-Monte Carlo, sia in classe IRC che ORC, ha vinto la regata Tre Golfi, insomma è veramente la barca perfetta per le regate. Poi abbiamo altre barche che partecipano a delle regate, l'AIS 66, abbiamo l'AIS 80 Nice Fiamme Gialle che usiamo in compartecipazione con la squadra olimpica delle Fiamme Gialle e anche con quella abbiamo avuto ottimi risultati, siamo arrivati secondi nei maxi alla 151 a Portofino, abbiamo vinto la categoria crociera alla Barcolana di quest'anno, che è la regata più grande al mondo, con quest'anno c'erano 1858 barche partecipanti, quindi diciamo che il mio DNA agonistico si trasmette nelle nostre barche e io cerco sì comfort e linea, ma cerco anche e soprattutto prestazioni. Dove sta andando ICE Yacht? ICE Yacht sta andando sempre di più nella ricerca della qualità assoluta. Sono molto contento di poter dire che anche le quotazioni sull'usato delle nostre barche, anche se gli armatori le vendono a malincuore e comunque le vendono per passare in genere a un altro prodotto ICE Yacht, sono altissime. E dove stiamo andando? Stiamo andando anche a sviluppare ulteriori nuovi prodotti, nuovi mercati. A proposito di mercati, noi vendiamo in tutto il mondo, in Messico, in Brasile, in Giappone, a Hong Kong, siamo veramente, oltre che in Europa, siamo molto, molto internazionali. Il futuro è sviluppare nuovi mercati. Noi eravamo già i produttori dei più grossi catamarani in Italia e svilupperemo una nuova linea di catamarani confortevoli ma ad alte prestazioni. E in conclusione, e questo è il malgara pensiero da armatore, credo che gli ICE Yacht in questo momento sono comunque le barche che hanno il miglior rapporto prezzo, qualità, prestazioni sul mercato.